Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo del Neewer NV8000 USB, un microfono del quale ti ho già parlato circa un anno fa, è stato uno dei miei primi video infatti, però siccome ricevo tanti messaggi privati, tante richieste da parte di persone che mi fanno domande su questo microfono, ho pensato che forse facendo un nuovo video potevo rispondere a tutti insieme. Eccolo! Questo è il Neewer NV8000 USB. Un microfono che ho già recensito su questo canale, in realtà è stato forse la prima video recensione che ho fatto e adesso a distanza di un po' di tempo, un annetto, voglio rifarla. Ho ricomprato questo microfono perché il mio microfono, quello che avevo, non funziona più, ma semplicemente perché durante i traslochi avrà preso qualche botta in più e non funziona. Quindi ecco il nuovo Neewer NV8000 USB. Apriamolo e vediamo che cosa contiene questa confezione. Allora, fogliettini inutili, cavo USB orrendo perché guarda, Dio mio, ma perché non fate un cavo? Non dico USB-C, però porca miseria almeno. Vabbè, comunque insomma questo qui. Ti ricordi questo cavo è il cavo delle vecchissime stampanti? Madonna, vabbè. Abbiamo la spugna, abbiamo il ragno e abbiamo il fantastico Neewer NV8000 USB. Eccolo. Un microfonino piccolo, leggerissimo, non pesa niente e USB. Ok, iniziamo a provarlo. Parliamo un po' di questo microfono. È un microfono che costa 30 euro, se non ricordo male, o addirittura si trova anche molto meno perché lo sai, su Amazon ci sono offerte, il prezzo fluttua parecchio. Io l'ho ricomprato questo per fare questa video recensione, guarda quante cose faccio per te, proprio perché il mio precedente microfono nei vari traslochi, insomma, siccome non è proprio un microfono indistruttibile, si è rotto. Non ci ho prestato troppa attenzione, ti dico la verità, per cui l'ho ricomprato proprio per farti questa video recensione. Allora, un microfono, come ti dicevo, super economico. È un microfono USB. Le sue caratteristiche sono 24 bit, 192 kHz. Quindi da questo punto di vista direi che non c'è nulla da dire, è perfetto, perché 24 bit è ottimo. 192 kHz non ci arriverai mai, ok, al massimo arriverai a 96, ma molto più verosimilmente a 48.000, quindi 192 è più di quello che ti serve, ok? Quindi da questo punto di vista ha delle specifiche di tutto rispetto. È un microfono USB. Che cosa vuol dire? Vuol dire che puoi attaccarlo direttamente nel tuo computer. Nel mio caso specifico l'ho attaccato nel Mac, ma tu puoi attaccarlo tranquillamente anche al PC perché non ha bisogno di driver. Ok, quindi in questo momento io ho Reaper aperto davanti a me e ho inserito il microfono nella porta USB e sto registrando. È un microfono a condensatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, diversamente dai microfoni dinamici che sono più adatti in ambienti acusticamente non troppo trattati, i microfoni a condensatore di solito non dovrebbero essere utilizzati in certi ambienti perché, essendo un po' più sensibili rispetto ai microfoni dinamici, assorbono più rumore di fondo, ok? Quindi se l'ambiente nel quale registri è molto rumoroso, probabilmente non dovresti orientarti su un microfono a condensatore, ma su un microfono dinamico, a prescindere quindi dal costo, a prescindere da USB, XLR, ok? Ne sto facendo proprio un discorso di microfono dinamico e microfono a condensatore. Questo microfono è un microfono supercardioide, questa è un po' la sua particolarità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un microfono molto più sensibile nella parte anteriore, quindi dove tu sei a registrare come me in questo caso, meno sensibile nella parte laterale e poco sensibile nella parte posteriore. La differenza rispetto al microfono cardioide è che il microfono cardioide prende la parte anteriore, prende di più la parte laterale e quasi zero della parte posteriore. Ok, questo qui prende anche un po', quindi della parte posteriore. Però, non c'è un giusto o uno sbagliato, dipende dal tuo caso specifico, perché potrebbe andare bene un microfono con pattern polare così come ipercardioide o supercardioide. E magari ti metto un grafico qui nel video in modo da farti vedere le tre figure polari, quindi dipende molto da
che cosa devi fare, quindi in questo caso registrare la voce, e in quale ambiente stai registrando, quindi come è fatta la tua stanza, ok? Quindi non esiste un giusto e uno sbagliato, non è che il microfono cardioide è quello perfetto e tutti gli altri fanno schifo, dipende molto da quello che ci devi fare, ok? Questo è super cardioide. Voglio farti sentire appunto quanto rigetta i suoni provenienti dalla parte laterale, quindi mi sposto, ok? Diciamo una mano di distanza, ok? E ti parlo qui. Ok, quindi in questo momento tu dovresti sentire un audio ovviamente molto diverso rispetto a quello che ti ho fatto sentire stando nella parte anteriore del microfono, ok? Quindi questo è quello che dovresti sentire, mi sposto anche nell'altro lato, ma tanto è uguale, sempre una mano di distanza, e ti faccio sentire come il suono è diverso, ok? Provo a fare ancora un'altra cosa, mi sposto più indietro rispetto a dove ero, e ti faccio sentire il suono del microfono. Adesso sono a parecchio, quindi 2 mani aperte di distanza dal microfono. In questo momento sta prendendo tutti i rumori della stanza, quindi sicuramente c'è molto più eco e la voce non è gradevole come quella precedente. Provo ad avvicinarmi nuovamente. Ok, adesso stai sentendo il microfono come dovrebbe suonare in maniera seria. Allora, questo microfono, come ti dicevo, non ha nessun effetto adesso, lo stai sentendo pulito così com'è, e se sei nuovo del mio canale ti racconto che questa stanza, per quanto tu vedi i pannelli fonoassorbenti dietro di me, ha un soffitto molto alto e ho pannelli davanti, dietro, su un lato, ma quest'altro lato è scoperto perché c'è un finestrone gigantesco, altissimo, ok? Quindi soffitto alto, finestrone. Quindi diciamo più di un tot non riesco a trattare acusticamente questa stanza, ma questo è un bene per te, perché? Perché questa potrebbe rappresentare più o meno la stanza nella quale registri, quindi il tuo studietto domestico, ok? Quindi tutto sommato non è un male, ok? Bene, allora che cosa dire? Questo microfono è un microfono, come dicevo prima, super economico, quindi se stai iniziando potrebbe essere un microfono da prendere in considerazione. Perché? Perché con 30 euro ti danno il ragno, ti danno la spugna e il cavo USB. Insomma, più di questo che cosa vuoi? Anche perché poi lo attacchi sull'asta e inizi a registrare. Diciamo che però la qualità di questo microfono vale il suo costo. Su YouTube ho trovato video dove dicono: questo è un microfono fantastico, pazzesco, incredibile. È un microfono da 30 euro, cioè non penso che la Neewer ti faceva un microfono che valeva 1.000 euro e te lo vendeva a 25-30 euro, ok? Quindi è un microfono che vale 30 euro, cerchiamo di essere realisti su questo, quindi non puoi aspettarti un suono pazzesco. Certo, se non hai troppi soldi, se non vuoi comprare una scheda audio e ti serve comunque registrare la tua voce, con questo microfono puoi farlo tranquillamente. Come dire, questo potrebbe essere un'alternativa al Blue Yeti prima maniera, quindi non il Blue Yeti X, che è già molto più complesso e suona un po' meglio. È un microfono semplicissimo. Già il Blue Yeti ha delle regolazioni perché puoi scegliere i pattern polari, c'ha l'ingresso cuffia, insomma è molto più articolato. Però se tutto quello non ti serve, nel senso che non vuoi scegliere i pattern polari, tutto sommato la cuffia puoi fare a meno, nel senso metti la cuffia nel computer e ascolti da lì, 30 euro contro adesso non mi ricordo il Blue Yeti quanto costa, 180 se non ricordo male, insomma è una bella differenza, ok? Ok. Provo a stare in silenzio e farti ascoltare il rumore di fondo, perché come puoi vedere dalle specifiche che ti metto qui adesso in descrizione, questo microfono dovrebbe avere un po' di rumore di fondo. Proviamo ad ascoltare. Ok, ora proviamo a trasferirci al computer per provare a equalizzare, comprimere, effettare questo microfono in modo da rendere migliore il suo suono. Vediamo se ci riusciamo. Ok, adesso proviamo a registrare l'audio di questo microfono in modo da capire come equalizzarlo, effettarlo per rendere il suo suono migliore. Ok? Iniziamo. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Ok, fatto questo, adesso proviamo a lavorare sulla nostra traccia audio.
Ok, adesso proviamo a lavorare sulla nostra voce per vedere se riusciamo a migliorare il suono che proviene dal microfono. Ho importato dentro Reaper la traccia audio che ti faccio ascoltare così com'è pulita. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Allora, come senti c'è molto rumore di fondo e la voce non ha corpo, ok? Quindi proviamo. Io mi sono preparato qui dei plugin per velocizzare un po' questo video, se no durerebbe una vita. Allora, come prima cosa io utilizzo un limiter. Di solito utilizzo questo qui in Reaper, che è un limiter gratuito, semplicemente per evitare che la voce vada in picco. Ma questo non influisce sul suono, semplicemente per evitare appunto picchi. Un plugin che io utilizzo tantissimo è questo della iZotope RX Mouth The Click. Cioè, che cosa fa questo strumento? Con il preset Transparent Removal va a lavorare su tutto ciò che tu non senti, perché non riesci appunto a sentirlo, ma che è fastidiosissimo. Adesso ti faccio vedere, soltanto cliccando qui Output Clicks Only, ti faccio sentire nella mia voce che cosa c'è che lui rimuove. Senti un po'. Ok, ne ha trovati 61. Ora, questi qui sfido chiunque a sentirli, però quando li elimini la voce suona un po' meglio. È veramente una piccolezza, per carità, però io c'ho sempre attivo sulla mia voce questo strumento qui. Tra l'altro non cambia il suono, va semplicemente ad eliminare queste che inevitabilmente tu fai quando parli. Ok, e fin qui tutto a posto. Un'alternativa che possiamo utilizzare è l'NS1 Noise Suppressor della Waves. Tra l'altro c'è un video sul mio canale proprio dove ti ho spiegato come funziona, per cui se non lo conosci ma ti serve un Noise Suppressor, vatti a vedere il video perché ti spiego esattamente come utilizzarlo. Ok, proviamo ad ascoltare abilitando l'NS1 Mono Noise Suppressor, vediamo come suona la traccia audio. Te la faccio ascoltare, tolgo e metto il plugin. Un podcast è uno show disponibile su internet in Tolgo. formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni Metto. audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Allora, come vedi, guarda, te lo faccio vedere Un attivo. podcast è uno show Lui disponibile su va internet a in formato eliminare, io in questo momento gli ho dato 30 in una scala da 0 a 100, perché più di questo secondo me va a lavorare troppo sulla voce, quindi va a modificare la voce. Già 30 forse potremmo arrivare anche a 20. Proviamo riascoltandolo a 20. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio. È super asciutta adesso la voce. Allora, non è il massimo. Io non sono un fan di plugin, quindi ti sto facendo vedere questi plugin, ma io sinceramente io ho un DBX 286S, quindi entro col microfono nel DBX 286S e dal DBX esco e vado nella scheda audio e registro. Non utilizzo plugin, se non un limiter, vabbè, base, e se non utilizzo l'RX Mouth The Click, quello che ti ho fatto vedere prima, basta. E diciamo un plugin che serve per normalizzare l'audio a meno 14 LUFS, stop. Quindi io non uso plugin perché mi piace la voce pulita, quanto più pulita possibile, ok? Però se utilizzi un microfono del genere, tutto sommato alcuni plugin ti servono. Quindi, ripeto, non sono un fan dei plugin perché più ne aggiungi peggio è. Ti voglio far vedere questo, quindi già la voce così è molto più asciutta, però un podcast è uno show disponibile su perde internet in un formato po'. audio con Ok. episodi. Allora, ti voglio far vedere un plugin che è un compressore. Questo qui è uno della serie della Waves molto molto semplificato. Allora, questo qui è un compressore. Proviamo a sentire come funziona attivandolo. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Allora, così suona già meglio. Ti faccio sentire in origine com'era. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio. Attivo. Tutte e tre. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni Normale. audio originali. Ok. Un altro plugin che si potrebbe usare è questo qui, sempre della Waves. Si chiama...
Greg Wells Voice Centric. Cos'è? Come vedi è semplicissimo, c'è delay, doubler, reverber, ma io non lo uso ovviamente per far podcast, non mi servono quegli effetti, sono più per il cantato. Diciamo enfatizza un po' le frequenze alte. Prova a sentire. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Ok, dà veramente una piccolissima enfatizzazione sulle frequenze alte, ma ovviamente non è obbligatorio usarlo. Io ti sto facendo vedere quelli che secondo me potrebbero essere utilizzati, poi ovviamente deciderai tu in base alla tua voce, perché anche se io ti faccio vedere quelli che potrebbero andare bene sulla mia voce, la tua è diversa e quindi devi rifare tutto da capo. Uno strumento veramente molto molto bello, quindi disattivo il... ok, lascio soltanto il limiter e il declick. E ti faccio vedere questo. Questo è un signor plugin della Waves, dell'SSL, e è un plugin che ha compressore, deesser, deploser, quindi toglie le plosive, le PLB, e un equalizzatore. Allora, questo preset qui, podcast, ti faccio vedere perché è complesso da utilizzare. Questo preset podcast secondo me suona benissimo, anche perché come vedi non è per niente aggressivo, anzi ha per esempio qui nell'equalizzazione la parte dei bassi, diciamo, vengono eliminate tutte quelle frequenze dove si annidano rumori di fondo, quindi c'ha semplicemente un buco qui per ripulire un po' la voce. La compressione è molto easy, quindi non c'è niente di male in questo plugin, anzi funziona molto bene. Te lo faccio sentire con... Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali. Senti la differenza? La differenza c'è perché qui il suono è più definito, più pulito. Ok, prova a risentire con... Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Potrebbe anche andare bene così. Ti faccio vedere un ultimo plugin, questo sempre della Waves, Chris Lord Age, il CLA Vocals. Questo qui è, diciamo, ho eliminato tutta la parte di reverbero, delay e pitch perché noi facciamo podcast, quindi non cantiamo. Questo qui è un plugin molto 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 semplificato, dove ci sono i bassi e puoi scegliere tra 3 livelli, treble, quindi gli alti, e la compressione. Prova a ascoltare. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, facilissimo ma possono da utilizzare. Anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate Possiamo spingere su un po' sui bassi. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. C'è il compressore. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere registrazioni di trasmissioni televisive o radiofoniche pubblicate su internet. Resta comunque tanto rumore di fondo, ecco, quindi diventa difficile applicare troppi plugin, diventa difficile perché secondo me un noise suppressor ci vuole. Proviamo. Un podcast è uno show disponibile. Vedi come si chiude il suono nel momento in cui attivi un soppressore di rumore, il suono si chiude e quindi devi riaprirlo con diventa complicato. Probabilmente la soluzione migliore in assoluto è quello di registrare in maniera più pulita possibile, e questo microfono purtroppo, avendo questo forte rumore di fondo, non ti aiuta, perché sennò dovresti utilizzare soltanto il limiter, ok, questo declick non è obbligatorio, secondo me funziona, e un noise suppressor. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali, ma possono anche essere... Però poi anche il compressore. Un podcast è uno show disponibile su internet in formato audio con episodi. Solitamente i podcast sono registrazioni audio originali. Ok, allora io non pretendo di dirti qual è i plugin perfetti e qual è l'equalizzazione o la compressione perfetta, perché non esiste, ok? Io non sono un tecnico, tra l'altro non sono un ingegnere del suono, semplicemente lavoro sulla mia voce e ho trovato dei suoni, dei settaggi che mi servono, che mi piacciono. Ora,
la tua voce è diversa dalla mia, il tuo ambiente è diverso dal mio, magari tu hai registrato in una stanza assolutamente acusticamente insonorizzata e il tuo microfono, il Neewer, suona da paura, quindi non hai bisogno quasi di niente. Ok, quindi secondo me un po' di compressione giusto per allineare le parti più alte e le parti più basse, un minimo di equalizzazione per eliminare tutto ciò che è al di sotto di una certa frequenza, ma questo lo fai anche con un noise suppressor. Insomma, il suono potrebbe essere interessante, quindi che dire, ce ne sono veramente miliardi di plugin, poi ognuno lavora in un certo modo, perché potresti anche utilizzare quelli della Isotope, quelli dotati di intelligenza artificiale, quindi far analizzare la voce e far sì che siano loro a decidere come deve essere, cioè c'è veramente un mondo. Il consiglio è quello di non esagerare perché poi tutti questi plugin alla fine non fanno altro che andare a scavare nella tua voce, pian piano te l'asciugano o te la stravolgono. Bene, questo era il Neewer NV8000 USB. Spero che questo video ti abbia fatto comprendere come suona questo microfono e quindi farti decidere se questo microfono è adatto al tuo caso o meno. Allora, secondo me questo microfono è adatto a chi sta iniziando adesso, vuole spendere il meno possibile, vuole complicarsi il meno possibile la vita, perché così non deve comprare anche cavi, schede audio, eccetera eccetera, ma vuole una sola cosa, quindi un microfono USB per iniziare, per sperimentare, per capire se effettivamente far podcast è una cosa che interessa o meno. Ma se tu hai già un po' di esperienza, se fai già questo lavoro, il podcaster o comunque questo hobby già da un po' di tempo, probabilmente questo non è il microfono che fa per te, a meno che tu non voglia comprarlo per tenerlo sempre in borsa, dovunque vai lo attacchi al computer e registri qualcosa. Quindi potrebbe essere questo l'unico utilizzo che io vedo per qualcuno che non sta iniziando adesso, cioè avere sempre questo microfono, visto che è piccolo e leggero. Non hai bisogno di altro se non di un cavo USB, lo porti sempre con te e registri. Ecco, questa potrebbe essere un'applicazione, ma al di fuori di queste due applicazioni credo che questo microfono non ti serva, ok? Come hai visto, per quello che costa non suona neanche malissimo. Però, insomma, sicuramente spendendo un po' in più si può comprare una scheda audio super economica o come, non lo so, la Focusrite Scarlett Solo, terza generazione, e un Behringer XM8005 come microfono e hai un setup, una configurazione che sicuramente suona infinitamente meglio rispetto a questo. Cioè le alternative sono tantissime. Fammi sapere cosa ne pensi di questo microfono, se ce l'hai, se vuoi comprarlo, se questo video ti ha fatto capire che non è il microfono adatto a te. Ok, quindi rispondi a questo video commentandolo e sarò felice, insomma, di scambiare due chiacchiere con te. Per ora è tutto, io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo video, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale, laddove non l'avessi ancora fatto, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!